Ci troviamo a Quirra in una giornata che è a metà tra il freddo e il sole, tra il freddo freddo e il sole caldo. Non c'è condizione in tutta la Sardegna, quindi ho scelto una spiaggia che è una delle primissime che io ho visto quando ho incominciato a pescare. Mi ci portò Giuseppe Cancella con il suo mitico pandino 4x2 ed eravamo proprio sì, più o meno in questa zona qua. Una spiaggia molto profonda, come si potrà vedere anche dalla grana della sabbia, che è molto, molto grossa. Siamo circondati dalle rocce, quindi massima attenzione a dove lanciamo per evitare gli incagli. E in una giornata di pesca, insomma, normalissima, aspettiamo a vedere quello che succede. Adesso iniziamo a pescare con 4 canne. Mi sono organizzato una canna leggera, una intermedia e 2 pesanti. Vi siete iscritti? Vi siete iscritti al canale? Sono un c***o. Uno sguardo rapido alle esche prima di incominciare. Abbiamo arenicola, canolicchio, coreano, qui c'è un po' di avanzi, coreano rosso, coreano normale, da usare con le codettine nel gradino, chissà cosa ci può essere. E poi ci siamo attrezzati con, ovviamente anche con qualche cavetto d'acciaio, a mettere qualche trancio. Però siccome io e Daniele eravamo impegnati, cosa ha fatto Daniele? Ha chiamato sua mamma Paola e ha detto: prendi dei bugini per che dobbiamo fare dei tranci, non piccoli, mi raccomando. Paola cosa ha fatto? L'ha preso alla lettera, ha preso un bugine da 1,5 kg. Grande Paola. E quindi insomma i tranci sono belli, usciranno belli ciccioni. Vediamo, mettiamoci in pesca, va. Ho lanciato la codettina di coreano con la pallina di polistirolo qui nel gradino. L'acqua è anche abbastanza torbida perché c'è il fiume che sta cacciando un pochettino di acqua e io non ci voglio credere che ci sono le lecce a stella adesso, in pieno autunno. Cioè vabbè, non è che spariscono nel nulla, però sai, deve essere qualcosa di piccolino. Do un controllo. No, non è una lecce a stella. Mugine! Mugine, non ci credo. Mugine. Anzi, pallina di polistirolo, codetta di coreano. No, il mugine. Questo non lo libero, anzi, lo innesco. Speriamo che ce ne siano altri. Corro a innescare.
La pesca ai mugini non me l'aspettavo, è da fare in velocità. Avevo una coppiola, una si è slamata anche perché onestamente non avevo proprio l'amo esatto, giusto per il mugine. Poi c'è sto sole che va e che viene. Io insomma cerco di farne il più possibile in modo che almeno stasera, oltre all'areniccola, coreano e il trancio di mugine e il cannolicchio, riusciamo a lanciare qualche mugine vivo in acqua. Eccola! L'avevo giusto detto. Per insidiare qualche lecciastella o qualche aguglia, non si sa mai. Ecco l'aguglia sul coreanetto. Peccato, speravo fosse un altro mugine, però questa è un'aguglia perfetta da innescare con la teleferica e infatti la innescheremo. Adesso la mettiamo in acqua assieme ai mugini. La devo innescare anche velocemente perché nel secchio dura poco, anche se ho l'ossigenatore. Devo tirare fuori l'ossigenatore. Comunque, mugini per ora conclusi, anche perché sono arrivate le nuvole, hanno coperto un po' il sole, c'è stata una mezz'oretta di buio totale, poi la canna ha ripreso a beccare, pensavo fosse un altro mugine, invece una guglietta. Per l'aguglia ho preparato una teleferica veloce perché l'aguglia, anche se c'è l'ossigenatore, non insomma soffre, quindi ho scelto un amo leggerissimo, comunque della forma adatta. Ho messo questo Aberdeen dell'1.0, 2 metri di bracciolo dello 0,50 e poi un sistema di aggancio veloce fatto con uno sgancio rapido e un cono che tirerò su, cioè una volta che ci infilo la lenza nel mulinello lo tiro su e la teleferica è fatta. Così vediamo di far fruttare l'aguglia pescata poco fa. Ok, chiusa. Adesso alzo la canna in modo che faccio scivolare l'aguglia verso il mare e poi il resto lo fa lei. E quando la teleferica arriva in acqua, non vi preoccupate se il pesce rimane nei primissimi metri, perché tanto i predatori sono lì sotto, vanno lì sotto a cercare i pesci. Poi in una spiaggia profonda come questa ha maggior ragione. Però noi è capitato questa aguglia e questo cefalo e questi due cefali, li innescheremo, magari i cefali li inneschiamo stanotte. Però noi siamo venuti qui per vedere che cosa c'è in questa spiaggia e speriamo di vedere tanti tipi di pesci, così avremo a che fare con tante tecniche diverse o tante curiosità diverse. Bravo Daniele, che sei partito
dal paletto personalizzato che mi ha fatto Gabriele De Ias. Allora, come avrete visto, il sole sta per andare dietro, sia dietro le montagne che dietro quelle minacciosissime nuvole nere, e quindi bisogna un pochettino organizzarsi. Stavo pensando su questa canna di fare una pescata mista, cioè un amo a fondo e un amo a galla, però sull'amo a galla pensavo di metterci qualche verme, però vedendo l'avanzo di un trancio di muggine, che insomma avete visto, il muggine era abbastanza grande, quindi ho dovuto anche modellare il trancio quando l'ho lanciato, e stavo pensando di mettere a galla per le occhiate, cercare di fare un pochettino di selezione. Stavo pensando di metterci proprio un pezzettino di trancettino di muggine. Quindi, siccome questo l'ho lasciato casualmente all'aria ad asciugare, perché così rimane, la polpa rimane particolarmente ancora più dura, facciamo il test con l'amo. Che amo ho messo? Ho messo un amo dell'8, quindi per un amo del genere questo boccone è troppo grosso. Facciamo un boccone su misura per questo amo, perché il boccone troppo grosso rispetto all'amo sapete benissimo che alza la percentuale di prede, di mangiate che poi non si trasformano in prede. Quindi questa striscetta di cefalo la passo con l'ago, sfruttando il fatto che sia un po' più rigida grazie all'azione del vento e dell'aria, e poi con un filo elastico ultra sottile ci faccio un leggerissimo giro dove la maggior parte dei giri sarà nella parte alta, in modo che il boccone rimanga morbido e comunque la punta dell'amo rimanga fuori. E adesso questo lo scaraventiamo con un lancio potentissimo a circa 25-30 metri. Sto armeggiando su questo picchetto multifunzione che alla fine del campionato italiano a Mondragone Luca Galluzzo mi ha voluto regalare, e io ho gradito, perché comunque è una cosa che fa lui, che crea lui, non ha inventato niente, per carità, perché di picchetti così attrezzati ne esistono tantissimi, però visto che me l'ha regalato, adesso lo metto all'opera e magari vi faccio vedere come si utilizza un picchetto così attrezzato. Qui c'è una specie di ascensore che, grazie a questo peso, spostando questo peso lungo quest'asta, regola il peso dell'asticella. Diciamo che così adesso è in equilibrio. Questo è un pettinino dove uno, volendo, ci mette le montature di riserva. Cosa succede? Se il pesce mangia, qui in questo tubetto presumo che uno possa metterci uno starlight o qualcosa di luminoso. Cosa succede? Che se c'è una mangiata, trac, questo scende giù e quindi lo puoi vedere da lontano. E io non me lo faccio
dire 2 volte, ecco qua, lo sfrutto, così durante i video mi diverto anche a utilizzare queste cose che tanti amici, garisti, appassionati di pesca, eccetera, eccetera, ogni tanto mi spediscono o mi danno perché hanno il piacere che io le provi, e quindi io lo faccio. Tanto canne su cui appoggiare, da appoggiare sui portacanne, ce ne ho parecchie. I paletti non mi mancano, però questo qui era giusto per farvelo vedere. Molto attrezzato, bravo Luca. Vediamo cosa sta interrompendo questa serie. Un'occhiata. Un'occhiatina è il primo pesce del buio che si è fatto vedere. Questo è luminoso, perché è luminoso ve lo faccio vedere. Ah no, perché c'è la luce di Daniele. Pronto a spegnere? Vai. Questo è il pop-up luminoso. E va bene, almeno le occhiate hanno iniziato, le stavamo cercando e una si è fatta vedere. Ho appena rilanciato e come appoggiato la canna ho sentito boom boom. Quindi evidentemente sicuramente sarà un'occhiata, perché quando lanci di notte, quando succede così di notte è un'occhiata, di giorno è una leccia a stella di solito. E quindi però adesso volevo aspettare magari che mi desse qualche altro segnale. Ah beh, ecco perché, che è in bando. Al buio non riuscivo a vederlo. Eh sì. Ah, nell'amo basso. Nell'amo basso, cioè senza pop-up. Quindi gli ho praticamente lanciato in bocca. Eh sì, meno male. Meno male che stanno arrivando le occhiate ad animarci la serata. Adesso la slamo e la libero. È sempre lei la canna che comunque ci sta facendo giocherellare con le occhiate. E mi sa che è un'altra occhiata. E si è ingoiata. Sì, si è ingoiata il coreano e il pop-up. Si vede che è dentro? Sì. Un'altra occhiata. A quanto pare non ci sono altri pesci in circolazione per ora. Quello che il mare ci dà noi prendiamo e restituiamo. Comunque, ecco fatto. Ecco quel pop-up luminoso che vi facevo vedere prima. Allora, questa è una fase di indecisione, perché si sta mettendo il vento molto forte, stanno iniziando ad arrivare gocce di pioggia senza nuvole, quindi solo con la forza del vento lascia presupporre il fatto che sta per arrivare una forte quantità di vento e che porterà un'inaspettata acqua. Già per miracolo
avevo qualcosa di pesante contro il freddo, ma se arriva anche l'acqua, niente di strano che ci toccherà fuggire in macchina e cercare il ripiego da qualche altra parte. Quindi per ora adesso la tendina indistruttibile è lì pronta, vediamo un pochettino cosa succede e nel caso ci teniamo pronti allo spostamento, cose che succedono regolarmente quando uno va a pesca. Lo spostamento si sta per concludere, siamo scesi verso sud di una 40 km forse, sembra tutto più sereno qua, perché se il vento presumo che non mancherà. E stiamo andando nella spiaggia di Ferraggi, nella parte più verso Capoferrato, nella parte più a sud, e niente, faremo ovviamente qualche variazione di assetto, perché stiamo passando da una spiaggia molto profonda a una spiaggia molto bassa, e quindi niente, adesso arriviamo prima in spiaggia e vediamo com'è la situazione. Allora, manca ancora una duna, però mi sono voluto fermare perché ho detto: Dani, se lo senti questo rumore di acqua che si muove, di certo non troveremo il mare da surf casting, però anche trovare un'onda è sempre meglio del piattone che c'era in quella spiaggia profonda in cui eravamo prima. E quindi adesso svalichiamo e avremo l'effetto sorpresa e vediamo che cosa ci aspetta in questa seconda metà di pescata. Aio! Allora, il rumore era effettivamente una ondina di risacca prima del secondo gradino, però sempre meglio, è sempre quel movimento in più che magari ti fa fare ti può dare qualche sorpresa. Adesso monto velocemente qualche canna, sicuramente cambierò, nel senso che la ledgering che abbiamo visto a Quirra non la utilizzerò, sicuramente vabbè, le due intermedie in 3 pezzi quelle sì, però metto anche almeno 1-2 pezzi, la metto perché voglio provare a spingere in ground e vedere che cosa c'è. Quindi mamma mia, non ho più letta, non è vero. E sull'amo pescatore una bella mormora, e sì, bella mormora, chissà su cosa ha mangiato, forse sull'americano. Bella mormora, in acqua abbiamo diverse esche, ovviamente le stesse che avevamo prima, però ho cambiato alcuni assetti. Adesso libero la mormora e poi ve li spiego. Allora, che cosa ho cambiato? A parte che adesso che ho montato tutte le canne mi sta ritornando il freddo, mi rimetto la giacca, che comunque il freddo c'è. Allora, cosa ho cambiato? Siamo passati da una spiaggia molto profonda in cui non serviva lanciare a una spiaggia più bassa, infatti perlomeno un ritaglio di onda di mare riflesso, di mare esterno l'abbiamo trovato, quindi anziché aprire ho cambiato 2 canne rispetto all'assetto iniziale, quindi sto utilizzando finali molto lunghi, però questa volta a fondo, mentre prima stavo utilizzando finali da 1,10 m, 1,20 m, perché eravamo a caccia di occhiate
che poi abbiamo anche trovato, però la stessa configurazione la sto utilizzando bassa, e poi sto comunque sondando distanze un pochettino più ragguardevoli, perché questa spiaggia, anche se ovviamente siamo arrivati di notte, io la conosco, quindi so un pochettino com'è fatta, e diciamo che mi sto divertendo a mettere qualche esca anche oltre il grande banco che c'è qui davanti, e poi le esche anche prima del banco, cioè diciamo che adesso al buio accontentatevi delle mie parole, c'è il primo gradino quasi inutile, poi c'è il secondo gradino dove vedete questa schiuma, quindi poi c'è un piccolo canale che risale sino al primo banco, e quindi per me, come dico sempre, i dislivelli sono quelli che mi danno i primi riferimenti per dove mettere l'esca. Però adesso direi che un mini break lo faccio, perché mi devo coprire di nuovo e poi ho i piedi congelati, perché andando via da Quirra sono entrato sino alle ginocchia con l'acqua in un fiume, nel fiume che all'andata sono riuscito a evitare, e quindi meno male che avevo un paio di pantaloni di riserva e le calze di riserva, ma le scarpe vi assicuro che sono due freezer. Adesso vado a coprirmi. Niente. L'assetto di cui vi parlavo è la tipica montatura da 2,5 metri, quindi uno snodo ogni 1,25 m, però in questo caso utilizzo solo 2 ami, quindi utilizzo l'attacco alto, mentre prima nella spiaggia profonda lo utilizzavo col pop-up luminoso per cercare di fare le occhiate mettendo l'esca più in alto possibile. Qua lo faccio per dare, vedete qua c'ho un bracciolo di 2 metri, non si aggroviglierà mai in questa girella, nella girella di mezzo, perché tanto quando lancio il bracciolo va verso l'alto e quando lo recupero basta recuperare con attenzione e il problema non c'è. Mamma mia, fatemi vestire. E nell'amo basso, vabbè, un bracciolo da 1,20 m, perché comunque nonostante tutto c'è un'onda, non è che c'è mare, moto, corrente, quindi ho un verme. Adesso qua sto facendo anche un controllo dell'esca, questa esca è intatta e nel bracciolone lungo un innesco di cannolicchio. Quindi questo recupero l'ho fatto apposta per far vedere ciò di cui ho parlato poco fa. Adesso cambio piombo, perché ci metto un piombo un pochettino più pesante, passo dai 100 grammi ai 125, perché nella spiaggia profonda eravamo vicino anche alle rocce, c'era il rischio di incaglio, comunque di grandi prede, quindi ho preso tutti i mulinelli col filo grosso in bobina, perché ho detto tanto non devo fare distanza, qui che adesso la distanza un pochettino mi serve, perlomeno anziché 100 grammi, 125 grammi riesco a fare qualche metro in più necessario, spero, per intercettare qualche altro gruffolatore. Allora, ho fatto una modifica anche nella canna dedicata al trancio. Prima avevo messo un mini trave con questo stesso bracciolo,
fai conto 1,5 m, 1,80 m, insomma dipende come esce, col cavetto e trancio di mucine sgallato, però questa volta l'ho messo su una montatura che ho fatto in 3 nanosecondi, ve la faccio vedere. Gancio per il piombo, questo è uno 0,50, 0,60, 2 metri, vieni. Poi ci ho messo un accessorio che viene dal Sudafrica, ma è una semplice girella a 3 vie, però di quelle molto robuste, guardate com'è fatta. Così, in una ci attacco lo shock leader, e qua è come se fosse uno short rovesciato, e qui ci ho attaccato il trancio da sgallare. Questa è la modifica che ho fatto in questa spiaggia bassa, e anche come azione di pesca nella spiaggia profonda non avevo bisogno di lanciare molto lontano, qui invece un trancio lo sto lanciando perlomeno dove c'è acqua, quindi oltre il banco. Qua nel primo canale non mi fido perché non c'è, semmai ci metterò qualche pesce vivo, adesso se lo pesco e lo metto in teleferica, ma il trancio qua sotto non credo che dia i suoi frutti. Quindi queste sono un po' le modifiche di assetto che ho fatto passando a questa spiaggia bassa. Sicuramente come potete intuire dalla copertura c'è freddo, quindi pantaloni super caldi, abbigliamento super caldo e scarpe ghiacciate perché ho l'acqua dentro ancora da prima, però vabbè, resistiamo un pochino. Allora, perlomeno almeno è pesante. Una coppiola di mormore. Doppio americano, doppia mormora. Le mormore sono di bella taglia, però insomma non riusciamo a condire questa puntata con un predatore, un qualche pesce grandetto. Sì, doppio americano, doppia mormora. E niente, non riusciamo a fare un predatore, però altri 40 minuti glieli diamo. C'è stato un grandissimo attacco. Qui c'è sia il trancio che la teleferica col vivo, quindi c'è solo da capire se c'è stata la mangiata sul vivo o sul trancio, quindi abbiamo aspettato un pochino. Adesso provo a spostare, vediamo. Allora facciamo così, il freddo incalza, è tardi, abbiamo pescato 2 muggini, una guglia, 3 occhiate, 3 mormore, niente di eclatante. Io adesso faccio la chiusura e inizio a smontare le canne. Ho le mie 4 canne più quella di Daniele che se la smonta lui, anzi Daniele ce ne ha 2,
non so cosa succederà recuperando queste canne, probabilmente niente, però vi ho già invitato a iscrivervi al canale, tra l'altro adottando una nuova tecnica, ma per il prossimo video ne ho un'altra ancora più divertente. E spero che abbiate passato una mezz'oretta piacevole guardando questo video e ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale, ciao!